Questo pulsante iscriviti l'ho creato in Canva in 5 minuti, senza usare il green screen. È facile, veloce e pronto da usare subito nei tuoi video. Ma se vuoi qualcosa di più raffinato, con bordi arrotondati e animazioni che escono dal bordo, ti spiego anche come fare il pulsante con il green screen. Il metodo è lo stesso, con un solo passaggio in più. In questo video ti faccio vedere i due metodi, dal più semplice al più curato, così scegli quello che preferisci. Iniziamo su Canva, clicco su Crea un progetto e scelgo Video orizzontale. Ridimensiono il progetto, vado su Ridimensiona e imposto le misure personalizzate 640 x 150 pixel. Sono le proporzioni del pulsante che voglio ottenere, non un formato standard. Rinomino subito il progetto, pulsante iscriviti senza green screen, così non mi confondo con le versioni quando arriverò al secondo metodo. Vado su Elementi, cerco rettangolo e ne trascino uno nell'area di lavoro. Lo ridimensiono per coprire quasi tutta la superficie, lasciando una piccola cornice bianca intorno, e lo coloro di nero. Questo rettangolo è la base che conterrà tutto, sia gli elementi fissi che le animazioni. Senza green screen, tutto quello che esce da questo rettangolo bianco di sfondo viene tagliato, è il limite di questo metodo. Per questo motivo esiste un secondo metodo che vedremo tra poco. Clicco sul rettangolo nero e imposto la durata a 4 secondi. Sarà il tempo totale del pulsante. Arrotondo leggermente gli angoli del rettangolo nero interno. Cerco cornici tra gli elementi e scelgo quella rotonda che mi permette di inserire il mio ritratto senza doverlo ritagliare a mano. Se hai un tuo logo pronto, puoi inserirlo in questo spazio invece di creare una cornice con un ritratto. Trascino la mia foto dentro l'area di lavoro. Se viene inserita come sfondo, clic destro e separa dallo sfondo. Si ridimensiona da sola e la trascino sopra la cornice. Qui sotto, sulla timeline, vedo comparire ogni elemento come una traccia separata, come un editor video. Sposto i livelli trascinandoli, il ritratto sopra il rettangolo nero sopra lo sfondo bianco. Ora il testo, lo coloro bianco, scrivo il nome del canale, seleziono grassetto, ridimensiono. Duplico questa riga per la seconda parte del nome, oppure puoi scrivere una breve descrizione del tuo canale. Creo la parte più importante, un altro rettangolo bianco con gli angoli molto arrotondati. Sono le proporzioni del pulsante iscriviti di YouTube. Copio lo stile di testo già usato per il nome canale. Lo scrivo al centro, iscriviti. Ora l'animazione. Cerco mano click animata. Scelgo una manina che si muove verso l'alto e clicca con l'indice. La trascino sul pulsante, la ridimensiono e la posiziono al centro, senza farla uscire dal rettangolo bianco. Se la mano finisce sotto il testo, viene coperta in parte. Nella timeline sposto il testo sotto il livello della mano. Da qui in poi lavoro di precisione, clicco sull'icona in basso alla sinistra del cursore dello zoom per passare alla regolazione fine della timeline e la ingrandisco sui primi 4 secondi, così posso regolare ogni elemento con precisione. Aggiungo gli altri 2 elementi animati, una campanella e una mano con il pollice in su. Li cerco tra gli elementi, li trascino, li posiziono nello stesso punto, compariranno uno dopo l'altro ma insieme. Sulla timeline costruisco la sequenza, la mano clicca, appena tocca il pulsante scompare e appare la campanella oscilla qualche volta, poi scompare e appare la mano con il pollice in su. Premo play, verifico che tutto scorra bene e correggo eventuali imprecisioni. Ora l'audio, cerco click mouse tra gli elementi audio e posiziono la clip nel punto esatto dove il dito tocca il pulsante. Faccio lo stesso per il suono della campanella, lo trascino nel punto in cui inizia a oscillare e abbasso un po' il volume se è troppo forte. Premo play per controllare il sincronismo tra audio e animazione, poi salvo in MP4. Il pulsante è pronto, in soli 5 minuti. La versione più raffinata del pulsante iscriviti non è solo estetica. Se ti rivolgi a un pubblico di professionisti, persone che valutano se affidarti la propria immagine, un pulsante iscriviti personalizzato comunica cura, prima ancora di spiegarla con le parole. E un iscritto per un canale come il tuo non è solo un numero, è qualcuno che torna a guardarti, inizia a fidarsi e che prima o poi potrebbe diventare un cliente senza bisogno di fare una proposta diretta. Per ricevere gratis la guida con gli errori più comuni che i creator fanno in CapCut e per capire come trasformare i tuoi iscritti in clienti, iscriviti alla newsletter, il link è in descrizione. Per creare un pulsante iscriviti col green screen, la procedura di base è identica a quella che ti ho appena spiegato. Se sei arrivato direttamente qui, trovi tutti i passaggi comuni nel capitolo precedente. Ora ti faccio vedere solo cosa cambia e soprattutto perché vale la pena farlo. CapCut e gli altri programmi di editing, quando rimuovono il green screen, eliminano solo i pixel verdi, non ritagliano una forma rettangolare fissa. Tutto quello che non è verde resta, qualunque forma e posizione abbia.
Con questo metodo puoi liberarti dal limite dei bordi. Crea un nuovo progetto video a schermo intero 1920x1080 pixel. Copro tutto lo spazio con un rettangolo colorato di verde chiaro. Al centro, in basso, ricreo lo stesso banner di prima, stessa struttura, stessi elementi, ma stavolta posso arrotondare gli angoli quanto voglio. E ora arrivano le differenze. La mano che clicca questa volta la dimensiono più grande e la lascio uscire dal bordo del rettangolo e aggiungo un elemento nuovo, un +1 che appare sopra il pulsante iscriviti nel momento del click, sale e sfuma mentre esce dal rettangolo verso l'alto per ricordarti cosa significa quel click. Tutto il resto della procedura è identica al pulsante di prima. Rinomino e salvo in MP4, importo il file CapCut e rimuovo il verde con la funzione di rimozione chroma key. Ora sai come creare due pulsanti, uno veloce, uno più curato. Scegli quello che preferisci. Per rendere i tuoi video ancora più professionali, guarda il prossimo video.